Ciao! Ti è mai capitato di cercare di fare un ritratto a qualcuno e poi alla fine il disegno non gli assomigliava per niente? Beh, sei nel posto giusto. In questo video vediamo in 5 passaggi come riuscire a raggiungere la massima verosimiglianza in un ritratto. L'immagine di riferimento che utilizzerò per il video di oggi, ve la lascio qua sotto in descrizione, è del fotografo Martin Schröder, che è stato talmente gentile da permettermi di includere le sue foto all'interno di alcuni miei video. Vi consiglio fortemente di andare a vedere il suo sito, di cui vi lascio il link qua sotto in descrizione, perché non solo le sue foto hanno un'illuminazione perfetta per essere immagini di riferimento per dei buoni ritratti, ma sa anche scegliere delle fisionomie assolutamente particolari e diverse, non le classiche facce perfette che si trovano su Pinterest, insomma. Ecco, esercitarsi su volti particolari vi aiuterà molto di più che disegnare sempre le solite facce che si assomigliano. Il soggetto che ho scelto per il video di oggi, certo, non è un volto stranissimo, ma ha una fisionomia assolutamente delicata e particolare. Ho scelto questa perché una fisionomia molto singolare è più facile da riuscire a individuare, ma si rischia di tendere alla caricatura. Ecco, nel video di oggi vorrei mostrarvi come raggiungere una fisionomia che è particolare, ma non troppo. Parto come sempre dalla struttura generale che vi ho già spiegato in tanti altri video, vi lascio qua in alto a destra il link alla mia playlist con tutti i video per imparare a disegnare il volto e la struttura. E qua sotto in descrizione trovate anche il link per scaricare la mia dispensa gratuita con gli schemi proporzionali del volto e del corpo umano e anche tanti altri esercizi. Per questa prima parte utilizzo la mia matita della Cretacolor Monolith perché ha una punta molto grezza e quindi mi permette di avere un segno largo e indicativo che è perfetto per questi stadi iniziali del disegno. Ora mi sto occupando soltanto della struttura generale, quella che è uguale per tutti i volti, insomma. La posa è leggermente di 3/4, quindi sto bene attenta a notarlo mentre costruisco questa struttura generale. E indico già la divisione dei terzi, dove staranno più o meno tutte le parti del volto, sempre in modo molto indicativo, approssimativo. E vedete che non mi sono messa a segnare dei punti con grande geometria, ma andando proprio a occhio, perché la fisionomia specifica va a rompere quello che è il canone proporzionale con le misure precise, altrimenti i volti sarebbero tutti uguali, no? Quindi semplicemente vado a individuare dove staranno approssimativamente tutte le parti del volto, senza preoccuparmi troppo delle proporzioni, ma rispettando lo schema, una via di mezzo, mi raccomando. E arriviamo ora al primo consiglio per aiutarvi a raggiungere più facilmente una fisionomia corretta, ovvero tenere il disegno parallelo all'immagine di riferimento. Vabbè, io ora non riesco a farlo per problemi di ripresa, però vi lascio semplicemente l'immagine qua di fianco in sovrimpressione. Ecco, tenendo l'immagine di riferimento proprio parallela al vostro disegno, il passaggio che fanno i vostri occhi dall'immagine al vostro disegno sarà assolutamente minimo e perciò l'immagine di riferimento rimarrà sospesa nei vostri occhi in modo più chiaro quando guarderete il vostro disegno e così riuscirete sia a raggiungere una maggiore somiglianza disegnando che a rendervi conto delle differenze da andare a correggere. Inoltre, tenendo immagine e disegno così vicini, potrete anche prendere più facilmente le misure con la vostra matita. Il secondo consiglio che vi do è di disegnare gli ingombri dei pezzi, adesso vi spiego che cosa significa, in modo da raggiungere le giuste proporzioni della fisionomia. Ebbene sì, perché la fisionomia corretta non sta nel nasino specifico, nella forma strana degli occhi, nella forma particolare delle labbra, no, sta nella proporzione tra questi elementi. Tant'è che, ad esempio, se noi disegnassimo questo ritratto come un piccolissimo francobollo, potremmo comunque ottenere una grande verosimiglianza perché avremo rispettato le proporzioni. Non ci credete? Vi faccio vedere. Ecco, adesso mi sono messa a fare sta cosa e perdo un sacco di tempo. Vabbè dai, non sembra una foto, però insomma ci assomiglia abbastanza. Questo era per dirvi che non è nel dettaglio che si fa la fisionomia, ma nel rapporto tra le parti. E quindi è proprio questo che andremo a fare anche nel ritratto grande.
Quindi torniamo alla nostra matita con un segno un pochettino più approssimativo e andiamo a scandire meglio la divisione in parti del nostro volto. In realtà devo dire che questo schemino piccolo può essere veramente molto utile, quindi nel caso vi consiglio di farlo anche a voi, un po' per provare. Questi ritratti francobolli che vi aiutano a capire bene le proporzioni dei visi. Quindi se prima con la 2B mi ero messa un po' a fare la precisina, adesso torniamo a vedere le forme generali. Questo volto ha degli occhi particolarmente piccoli e in alto, quindi vi consiglio, se state anche voi disegnando queste immagini, di fare molta attenzione, perché specialmente quando si è agli inizi si tende a fare degli occhi esageratamente grandi, mentre invece bisogna rispettare le proporzioni del volto specifico, altrimenti la fisionomia salta. Importantissimo è tutto ciò che non è parte del volto, quindi occhi, naso, bocca, perché quelli sono ciò che è comune a tutti, no? Noi dobbiamo andare a trovare ciò che è singolare in questo volto, quindi sicuramente la vicinanza di queste due curve e il fatto che il setto nasale sia veramente molto basso, poco spiovente, mi verrebbe da dire. Ecco, già da adesso mi sembra che quest'occhio sia un po' troppo grande, quindi vado a rimpicciolirlo un attimo e portarlo un pochettino più su. Cancello leggermente con la gomma pane, così vedo ancora il segno che ho fatto prima e così so che non lo sto ripassando ma sto facendo un segno diverso. Ovviamente questo non è un tutorial semplice per chi fa ancora fatica a disegnare dei volti realistici. Per raggiungere una buona somiglianza al soggetto bisogna innanzitutto essere in grado di raggiungere una verosimiglianza in generale, quindi che il ritratto che disegnate sembri un volto possibile. Anche se non assomiglia al modello, comunque è un volto che può essere anche di qualcun altro. Questo è proprio un prerequisito. Poi si può pensare a cercare di migliorare la somiglianza. Importante qui ad esempio la direzione del mento, che ha una linea leggermente inclinata, o almeno così pare con questa illuminazione da questo punto di vista. Importantissima è la relazione dello spazio tra la bocca e il mento. La superficie del mento è una delle cose più importanti nella fisionomia e vado così adesso anche a delineare un po' la forma del viso. Abbiamo questo zigomo importante che esce e poi una mandibola veramente stretta. La fronte poi su questo lato è piatta ed è anche ampia. Abbiamo una fronte bella grande. Come il mento, anche l'altezza della fronte è veramente importantissima per determinare la somiglianza e la fisionomia. Lo zigomo che abbiamo fatto di qua lo riportiamo alla stessa altezza anche da questo lato. È chiaramente visibile da una bella ombreggiatura. E anche qui l'ombra della struttura del sopracciglio diventa molto importante. Qui, come dicevamo prima, abbiamo un volto molto stretto con una mandibola molto fine e quindi andiamo a restringere un pochettino il segno che avevamo fatto prima e a sottigliare questa bella curva che è comunque molto morbida. Quindi sposto con essa anche la curva del collo, un collo piuttosto stretto, devo dire. Ok, penso che ci assomigli già un pochettino di più, anche se noto una certa sproporzione in questa parte, nel senso che la bocca è troppo bassa, la bocca e il naso sono troppo bassi, andrebbero alzati entrambi un pochettino. Facciamo così, iniziamo ad alzare la bocca e vediamo come va. Non vi preoccupate se dovete andare a rifare una parte, se l'avete fatta una volta ci riuscite anche una seconda, assolutamente, non temete questa cosa di cancellare la boccuccia venuta bene, anzi, più approssimativamente la fate, meno vi dispiace poi cancellarla. Quindi porto un po' più sulla bocca, prima finiva qui, quindi ora la faccio finire qui, la alziamo di poco alla volta, mica che poi se no sbagliamo nell'altro senso. Alzo un pochettino tutto e vado a rifare la bocca con proprio due segni, giusto per vedere se riconosciamo la fisionomia in modo più corretto. Ok, adesso confrontandola con la modella, con l'immagine di riferimento, vedo che è un po' troppo in là, quindi la sposto verso questo lato, il lato destro. E uso un'altra matita perché questa ha un segno, va bene che è indicativo, però forse un po' troppo indicativo. Porto in qui anche l'angolo della bocca e mi aiuto prendendo riferimento dalla narice. Non faccio segni curvi perché non mi serve la precisione della curvetta, mi serve
che sia giusto il posizionamento. Ok, quindi se come me vi ritrovate un po' in quel limbo in cui dite non voglio andare avanti perché non è giusto, però non capisco perché è sbagliato, eccetera, ecco un vero consiglio salvavita che penso di aver scoperto per caso, ma che forse è uno dei modi più incredibilmente utili per capire cosa c'è che non va nel tuo ritratto, perché non gli assomiglia. E questo trucco è fare una foto al vostro disegno. Ebbene sì, fate una foto al vostro disegno e poi mettetelo direttamente di fianco alla vostra immagine di riferimento. All'inizio direte oh mio Dio, che schifo, però poi inizierete a vedere ad esempio tutte le differenze principali. Sicuramente la prima cosa che noto è che l'inclinazione del naso e della bocca sono troppo piatte, andrebbero invece fatte un pochettino più inclinate in questo senso, sia la linea degli angoli della bocca che quella appunto della base delle narici, che anche la forma del naso in realtà era un pochettino diversa e la sistemo un attimo, ma soprattutto la cosa più diversa è la forma degli occhi, cioè lo sapevo, ci ha fregato, gli occhi sono ancora un pochettino più piccolini e soprattutto la dimensione dell'iride stessa fa tantissimo la differenza nelle fisionomie. Lo sapevate che le iridi sono tutte di dimensioni diverse? Infatti anche le lenti a contatto colorate hanno delle dimensioni diverse. Sicuramente rimpiccioliamo la dimensione delle iridi e già mi sembrano un pochettino più somiglianti questi occhi, e poi andiamo a ritagliare all'interno della sagoma che avevamo fatto, che era troppo grande, quindi la lasciamo come contorno esterno, una zona più piccola all'interno. E devo dire che già noto una maggiore somiglianza. Ricordatevi sempre che ciò che più vi balza all'occhio durante il confronto tra il disegno e la fotografia è proprio la prima cosa che dovreste andare a cambiare, perché è la cosa che più allontana il vostro disegno dall'immagine di riferimento. Un'altra cosa che secondo me sarebbe un po' da sistemare è la larghezza del volto. Mi sembra che sia un po' troppo largo, specialmente in questa parte qui della fronte, che deve essere più alta che larga, quindi forse sarebbe anche il caso di alzarla addirittura. E poi andando a pulire un attimo il lato del volto vado a sistemare anche questo profilo esterno. Partendo da linee spezzate vado a unirle in modo morbido rispettando la traccia che avevo lasciato prima. E anche qui secondo me bisognerebbe stringere un attimo anche la mandibola ancora un pochettino, specialmente in questa parte bassa. Che dite? Secondo me già un bel miglioramento è stato fatto. Aggiungo anche un po' di spessore alla punta del naso. E secondo me è arrivato il momento di fare un'altra fotografia. Questo processo potete farlo tutte le volte che vi serve, tutte le volte che volete. È veramente utilissimo, secondo me è proprio il modo più utile per raggiungere una buona verosimiglianza. E potreste andare avanti finché proprio non siete contenti. Quindi quello di cui mi rendo conto adesso è che in realtà tra i due occhi dovrebbe esserci un pochettino più di distanza e che anche la parte interna degli occhi dovrebbe essere un pochettino più piccola, un po' meno importante. Forse addirittura rimpicciolire ancora un po' le iridi. E ora mi rendo conto che questa parte del naso forse sporge un po' troppo da questo lato, però per capire se è proprio così o se è una mia impressione sbagliata vi do un altro consiglio, ovvero quello di inserire subito il chiaroscuro, un mezzotono, un tono piatto, per avere più chiaramente l'impressione del volume. E anche perché col chiaroscuro possiamo delineare dei volumi che non sono ben definiti come la struttura particolare della narice, ma ad esempio il volume del setto nasale, che non ha una linea di contorno. Quindi per disegnare il setto nasale e la punta del naso utilizzo un leggero tratteggio, già che ci sono lo aggiungo anche in altre parti del ritratto. Vado ora infine a ridisegnare la bocca, che l'avevo lasciata un po' in sospeso. La distanza dal naso mi sembra corretta, forse penso di dover portare un pochettino più su questa linea di divisione tra le labbra in modo da rendere più voluminoso il labbro inferiore. Cambio leggerissimamente la forma, non l'ingombro, la zona che occupa la bocca. E anche questa la riempio con un leggerissimo mezzotono.
e faccio questo tratteggio anche sul profilo del volto, così da poter andare a controllare la distanza tra la bocca e il profilo del volto, o anche il naso e gli occhi dal profilo del volto. Stessa cosa anche dall'altro lato. Ovviamente, se aggiungendo un mezzotono la linea ad esempio dello zigomo va a perdersi, la marco nuovamente. Ora sto usando una B, ma avrei potuto usare anche una 2H. Ciò di cui mi rendo conto ora è che dovrei andare ad assottigliare ancora un pochettino la mandibola, principalmente dal lato esterno. E ora continuo ad aggiungere il chiaroscuro, sempre senza mettere particolari dettagli a livello di forma, quello ci pensiamo dopo. Aggiungere ed intensificare ombre però ci permette di capire meglio il volume, da cui dipende la fisionomia. Perciò vado a scurire le massime ombre che vedo nell'immagine di riferimento. Per ora sempre con la matita B. Mi raccomando, non mettiamoci a disegnare la boccuccia perfettina, il nasettino, l'occhioletto bello, perché assolutamente non è questo l'obiettivo del disegno, e specialmente fare tutte queste cose tutte precisine non aiuta minimamente nel raggiungimento della fisionomia. Disegniamo le forme come le vediamo, non per come pensiamo che siano. L'importante è che quando disegniamo non pensiamo a cosa stiamo disegnando, ma ci concentriamo sulla forma specifica di ciò che stiamo disegnando, qualunque cosa essa sia. Quindi, ad esempio, quando facciamo questi tratteggi di chiaroscuro semplice e approssimativo, andiamo anche sopra il disegno che abbiamo fatto. Non conta mantenere la precisione in questa fase, come vi ha dimostrato l'esempio che ho fatto all'inizio del ritratto francobollo. Se vedete che a questo punto siete ancora lontani dalla fisionomia e fate fatica, un consiglio utilissimo che vi do è quello di girare a testa in giù il disegno e l'immagine di riferimento, e in questo modo li vedrete in modo molto più oggettivo e, diciamo, con meno trasporto. Non riconoscerete le cose per come il cervello è abituato a catalogarle, le vedrete con la parte destra del cervello. E penso proprio che questo sia un trucco del libro Disegnare con la parte destra del cervello, a cui vi lascio il link qua sotto. Alcuni di voi l'hanno letto, gli è piaciuto e infatti l'ho consigliato anche nel mio corso di disegno. Devo dire che è veramente un libro molto interessante. Infine, quando siete a buon punto con l'aspetto della forma e che state sempre di più intensificando il chiaroscuro, l'ultimo consiglio che vi do è quello di sfocare la vista, ovvero socchiudere leggermente gli occhi, non mettere a fuoco ciò che stiamo guardando, guardate tutto molto sfumato, se avete gli occhiali togliete gli occhiali e confrontate con questi nuovi occhi imprecisi e con questa nuova vista sfumata il disegno all'immagine di riferimento. Anche qui ciò che vi balza maggiormente all'occhio di diverso sarà la prima cosa che andrete a correggere. Questo è un ottimo metodo per riuscire a non guardare tutti quei dettagli che vi distraggono e guardare invece alla forma generale, che è la cosa più importante. Quando avrete applicato tutti questi consigli non vi resta che continuare a metterli in pratica fino alla fine del disegno, finché non raggiungerete la verosimiglianza che desiderate. Ma mi raccomando, tenete a mente sempre questa cosa. L'obiettivo di un disegno non è sfidare la fotografia, non è fare un disegno che è uguale alla foto. Altrimenti cosa disegneremmo a fare? Facciamo la foto, no? Non è una questione di sfida, non è una questione di dimostrare qualcosa. Molto spesso si dice che alcuni disegni somigliano alla persona più di quella persona stessa. Ecco, è questo il potere dell'arte ed è questo ciò che vogliamo fare con i nostri disegni. E non lo facciamo sfidando la foto, perché la foto non rappresenta la vivacità e la vita, l'espressione della persona che stiamo ritraendo. Il disegno però lo può fare. E perché? Perché chi disegna mette quella vita all'interno del disegno. È qualcosa di inspiegabile, ma sta proprio in quelle leggere differenze, sfumature, la mano dell'artista che traspare nel disegno, che va a dare la vita a un ritratto. Quindi non preoccupatevi se il disegno non assomiglia al 100%, non è una foto. Se volete fare quello, ricalcatelo, cioè fate prima, fate meno fatica, insomma. Il ricercare la fisionomia in questo modo attraverso il disegno ha tutta una magia incredibile che va oltre la somiglianza e va a raggiungere l'essenza della fisionomia e dell'espressione della persona ritratta. Ovviamente per fare questo ci vuole
tantissimo tempo, tantissimo studio, tantissima pratica. Non pensate di diventare bravissimi subito dopo aver visto questo video, ma ricordatevi sempre in mente qual è l'obiettivo finale. Questa è una cosa che spiego in modo veramente chiaro, precisandolo con grande importanza all'inizio del mio corso di disegno. E quando guardiamo negli occhi qualcuno non percepiamo tutti i suoi dettagli, ma abbiamo un'impressione di uno sguardo, una vitalità. Ed è quella vitalità che noi vogliamo raggiungere attraverso un ritratto. E ovviamente, avvicinandoci di più alla fisionomia, questo ci viene più semplice. E poi vabbè, possiamo continuare ad andare avanti, ad aggiungere dettaglio, chiaroscuro, finché vogliamo, insomma. Io non mi fermerei mai, però giustamente quello che vi dovevo dire in questo video ve l'ho detto, quindi mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un super like e se non l'avete ancora fatto, perché non siete ancora iscritti al mio canale? Scrivetemi qui sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video e se vorreste vedere altri video riguardo la fisionomia, come raggiungerla e perché è importante. Beh, tutti sappiamo perché è importante, però comunque sia, fatemi sapere che ne pensate qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo tutorial. Ciao!